Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi continueremo il nostro viaggio verso il mondo del manuale di uso e manutenzione. Parleremo nella fattispecie di un capitolo intitolato Ubicazione delle parti. Siamo ancora all'inizio del nostro manuale di uso e manutenzione. Io farò riferimento alle parti della mia moto, ma se voi andate a leggere il manuale andrete sicuramente a beccare la vostra moto, la vostra tipologia, il vostro modello. Nella fattispecie il mio modello è un GL 1008 del 2008, modello europeo, con GPS e airbag. Adesso vi faccio vedere tutti i vari bottoncini, dove sono ubicati e a cosa servono. Ovviamente oggi sarà un discorso generale, poi ovviamente vi parlerò, in base al capitolo che noi andremo a trattare, vi parlerò, dicevo, della funzione dei vari bottoncini. Adesso andiamo a vedere dove sono posizionati le varie parti nella moto. Allora, come vi dicevo poco fa, vi faccio una carrellata generale delle varie parti della moto. Ovviamente, in base al vostro modello, voi andrete a cercare sul manuale di uso e manutenzione dove sono ubicate le vostre parti. Iniziamo qui in maniera generale. Allora, questi qua che voi vedete ovviamente sono gli indicatori. Questo qua sono gli indicatori di giri, considerate sono per 1000 giri al minuto, quindi 1000, 2000, 3000 e così via. Poi abbiamo qui il contachilometri, l'indicatore della benzina e l'indicatore della temperatura dell'acqua. Questo qua ovviamente è lo schermo dove il monitor, dove ci sono tutte le informazioni che vi possono essere utili per quanto riguarda il GPS, nel caso in cui la vostra moto è dotata di GPS, le informazioni sulla radio, le informazioni sui chilometri percorsi. Questi tasti qua invece sono i tasti che servono a avere le informazioni sul monitor. Ovviamente adesso facciamo una carrellata generale, poi comunque quando arriveremo al capitolo giusto vi farò vedere nel dettaglio come funzionano. Questo è l'interruttore del riscaldamento del sedile anteriore, infatti c'è scritto seat header, ok? Quindi riscaldamento del sedile anteriore. Questa è qua invece la manopola per riscaldare il manubrio, le manopole, quindi l'interruttore per riscaldamento delle manopole. Ovviamente questo qua è l'interruttore per l'accensione della moto. Vi ricordo che ci sono diverse posizioni, questa qua è la posizione off, vi faccio vedere, allora off, quindi la posizione accensione, e se girate ancora c'è la posizione accensione che non va ad intaccare l'accensione vera e propria, ma è soltanto collegata, diciamo, l'impianto elettrico. Ovviamente per chiuderla basta spingere, ovviamente bisogna girare lo sterzo, si preme e si gira. Poi andiamo da questo lato qui, vedete qui c'è questa levetta a sinistra e un'altra levetta qui a destra. Queste qua nel momento in cui le alziamo verso l'alto, le sblocchiamo, serve appunto a sbloccare il parabrezza anteriore. Parabrezza anteriore, mica esiste uno posteriore, c'è solo il parabrezza, scusate. Allora, vedete, close, open. Questo serve ad aprire i bocchettoni dell'aria calda per i piedi. Vi faccio vedere. Allora, chiuso, aperto. Allora, vi faccio vedere dove sono ubicati i bocchettoni. Qua sotto ci sono dei bocchettoni, sono questi qua. Vedete? Adesso io apro, ok, e chiudo. E quindi l'aria calda esce da lì e va a riscaldare i piedi. Continuiamo sul lato sinistro. Questo qua è tutto l'impianto per quanto riguarda diciamo la radio. Questo bottoncino in più che voi vedete è un bottoncino supplementare che io ho fatto installare e serve per gestire il telefono. Io all'interno ho fatto installare il Bluetooth per il mio telefono e questo bottoncino serve
per la gestione di questo, del telefono, del Bluetooth del telefono. Comunque nelle moto non c'è, a meno che voi l'avete fatto installare. Quindi tutti i vari bottoni, poi nello specifico vi farò vedere come funzionano. Fendinebbia anteriore, 4 frecce. Questo qua è il bocchettone dell'aria calda per le gambe, semplicemente basta aprire e vi arriverà l'aria calda, chiudere, l'aria calda non arriva più. Premendo si apre l'alloggio, il vano anteriore, dove c'è un portaoggetti, vi ricordo che il peso è di 2 kg. Questo qua ovviamente è l'uscita per l'audio per il casco. Poi andiamo avanti. Questo qua è tutto l'ambaradan per quanto riguarda la gestione della radio e delle luci. Nella fattispecie, questo blocco qua, i 3 bottoncini sopra, vediamo se riesco, ecco qua, i 3 bottoncini sopra servono per la radio, poi vi faccio vedere come funzionano. Allora, abbaglianti, allora se noi pigiamo verso l'alto, gli abbaglianti rimangono fissi, facendo così gli abbaglianti abbiamo il lampeggiamento, diciamo così. Il volume, ok, su giù, volume della radio, la freccia, destra-sinistra, se si schiaccia le frecce si disattivano. Poi questo qua invece è l'altro bottone per la radio, poi vi faccio vedere nel dettaglio. Questo qua invece è il clacson, questo è il mute, ovvero quando noi vogliamo silenziare per un attimo la radio, questo qua. Poi passiamo sull'altro lato. E qui abbiamo tutti i comandi del manubrio destro. Questo qua è l'interruttore di sicurezza. Qui al centro ci permette di, allora vediamo se riesco, ok, qui al centro messo così la moto viaggia, quindi run, così o così la moto si spegne. Questi qua sono, diciamo, i bottoni che servono per quanto riguarda la velocità controllata, il cruise control. Ovviamente 1, 2 e 3 sono questi qua i 3 bottoni del cruise control. 1, 2, 3, aspetta, faccio vedere perché c'è il riflesso del sole. Ecco qua. Dicevo 1, 2, 3 per quanto riguarda il cruise control. Questo qua serve per la retromarcia, poi vi spiego come funziona. L'accensione della moto e l'attivazione anche questa della retromarcia, ma poi vi faccio vedere come funziona. Poi qua abbiamo gli altri bottoni, questi bottoni qua, allora metto a fuoco, perfetto. Questi bottoni qua servono ad regolare questo, i fari in alto verso il basso, quindi in base ai carichi, questo per gli ammortizzatori, quindi più rigidi e meno rigidi, e questo qua le varie memorie in base a come noi abbiamo impostato il tutto. Poi ovviamente vi faccio vedere. Questo qua invece è tutto l'impianto del navigatore, ok? Questo vede lo zoom, il menu, le mappe, tornare indietro, questo serve per navigare all'interno del menu del navigatore, ma ovviamente poi sempre vi faccio vedere, non vi preoccupate. Questi bottoni sono dei bottoni supplementari che ho fatto installare io e sono le luci e diciamo, e quest'altro bottoncino sono per le luci da parata, quelle fighe, quelle belle, diciamo così, che ho fatto sempre installare io, sono optional, va bene? Boh, mi pare di avervi detto tutto. Una cosa che potrebbe essere utile, i portacaschi. Qua sotto, dietro, ci sono 1 e 2, ok? Questi qua sono i portacaschi. Come si aprono? Si aprono all'interno del baule. Qua dentro, vi faccio vedere, ci sono delle levette, sono qua, allora vediamo se riesco a farvelo vedere, e questo qua vedete, allora vediamo se riesco a mettere a fuoco, è una parola, eccola qua, questa è la levetta, questa qui, c'è una levetta, questa qua si tira, ok, in questa maniera, e faccio vedere, si apre qua, vedete, il portacasco, basta chiudere e il portacasco e il casco rimane lì ben che sigillato. Dietro gli alloggiamenti dietro, allora questo è nel mio modello,
Questo qua, per chi ce l'ha, è, diciamo, il dispositivo che mi permette di ascoltare la musica, ovvero, visto che questo modello qua originariamente aveva il porta multi CD, è stato tolto e c'è questo dispositivo qua che sostituisce i CD e funziona con, diciamo, una scheda di memoria. Originariamente il multi CD era messo qua sotto, vediamo se fa qua sotto, che io adesso è vuoto, ho utilizzato per mettere gli oggetti. Questo qua invece è tutto ciò che ha a che fare il navigatore, ok? Purtroppo col discorso del navigatore ormai non ci sono più aggiornamenti perché la mia moto è vecchia, allora io ho installato un navigatore supplementare che è il TomTom, nella fattispecie TomTom Rider modello 450, che mi aiuta sotto questo punto di vista. Ah, dimenticavo, ecco, questo qua lo specchietto, ho fatto la recensione qualche tempo fa, molto molto utile, se ci fate caso c'è il sole ma non dà fastidio. Qua sotto c'è la bocchetta dell'aria, quando fa caldo l'aria vi arriva direttamente, così rimanete belle freschi, così in inverno siete più che a posto. Per quanto riguarda, ecco, la regolazione degli specchietti, non c'è una manopola, non c'è niente, col ditino gli specchietti si regolano, basta premere a destra, a sinistra, in alto e in basso per la regolazione dei vostri specchietti. Mi sembra di avervi detto tutto per quanto riguarda la moto. Ovviamente, come tutti quanti, anche io ho messo qualche optional. Non mi sto ricordando altro, penso di aver detto tutto. Facciamo un breve excursus sul manuale che è qui. Allora, sì, vi ho detto tutto per quanto riguarda il manuale. Leva il cambio, leva il freno, quello è. Benissimo, la prossima puntata parleremo delle varie lucine e a cosa servono. Spero che questo video vi sia piaciuto e se così è stato vi chiedo di mettere un like a questo video, che è il pollicione qua sotto, pollicione verso l'alto. Se ci sono dei consigli, suggerimenti su come affrontare questa tematica, fatelo nei commenti sotto il video. E se non lo avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che è qua sotto, scritta in rosso, così supporterete il mio canale e mi aiutate a farlo crescere. Bene, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa, ben allacciato, luce accese anche di giorno e tanta, tanta, tanta prudenza. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.